Ciao Fantafamily, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Sigla. Questo sarà un video veramente super speciale, ragazzi, perché come vi ho già annunciato su Instagram, e lo so che lo state aspettando anche voi qua in trepidazione, andremo a trovare Carlo Ferrara, il produttore dei Nila Colori, degli acquerelli artigianali prodotti in Italia molto particolari, di cui tra l'altro vi ho già parlato in una recensione che vi lascio qui nelle schede. Vi ho fatto vedere su Instagram il giorno delle riprese, insomma mi avete seguita in questa avventura e a proposito, se ancora non mi seguite su Instagram vi lascio qua sotto nella info box il link diretto, quindi vi basterà cliccare e vi rimanda direttamente alla mia pagina. Vi invito su Instagram perché io sono super attiva su Instagram, mi fa impazzire questo social, mi piace tantissimo, forse è il mio social preferito al momento. Carico storie quotidianamente a diversi orari della giornata, vi faccio vedere i miei lavori, i miei esercizi, vi parlo anche delle cose che non mi piacciono, quando una cosa non mi viene bene ve lo dico, insomma la community sta veramente crescendo, siete la mia Fantafamily, io vi adoro ragazzi, davvero, ve lo dico col cuore. Sono voluta andare a trovare Carlo perché quando ho ricevuto i Nila Colori mi sono innamorata di questo prodotto, lo sapete, appunto su Instagram ve ne ho parlato tantissimo, ho fatto tanti lavori con questi acquerelli, li ho testati tantissimo e di volta in volta mi piacevano sempre di più. Ma soprattutto la cosa che mi affascina è la filosofia che c'è dietro questo progetto. È un progetto giovane, nato di recente, ma soprattutto il suo ideatore, Carlo, è un ragazzo molto molto giovane e quindi io volevo veramente dare valore a questa cosa. Diciamo sempre che dovremmo privilegiare i prodotti fatti in Italia, che dovremmo privilegiare l'artigianato. Beh, facciamolo allora. Quindi in questo video verrete con me a trovare Carlo a casa sua, nel suo laboratorio, dove produce questi acquerelli artigianali molto particolari. E adesso lui ci spiegherà perché. Allora, eccoci qui, indoviniamo dove siamo. Nila Colori! Ma buongiorno! Ciao! Allora entriamo. Siamo a casa di Carlo Ferrara, produttore dei Nila Colori. Esatto, sì. Ecco, che ci ospita qui per farci vedere appunto come produce i suoi colori. E i pigmenti, esatto, perché comunque lui non solo produce gli acquerelli, ma produce proprio i pigmenti a partire dalle piante. E adesso ci spiega tutto, quindi andiamo e lo seguiamo. Allora, wow, guardate quante cose che ci sono qui da scoprire, pigmenti, cose sconosciute, tutte quelle scatoline lì, cosa c'hai dentro? Lì dentro ci sono acquerelli preparati. Ah, fantastico! No, cioè è un paradiso, ragazzi, questo è un paradiso. Allora, Carlo, io penso che i nostri amici vogliano sapere fondamentalmente un po' tutti i vari passaggi principali, diciamo, Sì. da come nasce il tuo prodotto, che comunque vi ricordo che è un prodotto molto particolare, adesso ce lo spiegherà bene Carlo, perché appunto è un acquerello naturale. Sì. E quindi c'è anche una differenza sostanziale tra un pigmento naturale o tradizionale come il tuo e un pigmento invece sintetico. La differenza tra naturale e sintetico è sempre un filo di rasoio su cui ci si muove, perché in origine tutto è naturale, cioè anche il petrolio è naturale. Quello che per me è importante recuperare è proprio il legame con la materia che si può trovare in natura, passeggiando in un bosco, si incontra una pianta, è quello con cui io mi relaziono quando cammino nel bosco
e la vedo direttamente, ok? In questo caso si può dire Grana di Avignone, ok, sono quelle bacche lì, quindi recuperare un po' quel legame che c'era con la materia diretta come era in origine. Ok, adesso ci spieghi bene come funziona. Sì, allora, penso che in primis bisogna comprendere la differenza che c'è tra colorante e pigmento. Questo perché? Perché tutti i colori che vengono utilizzati nelle belle arti, quasi tutti, con l'eccezione dell'inchiostro che ha un po' una particolarità, vengono preparati a partire da un pigmento. Un pigmento miscelato a un legante che varia a seconda del tipo di legante che viene utilizzato. Si avranno i colori di diverso tipo, quindi vernici, colore a olio, acquerelli, tempere. Perché la base è proprio uguale per tutti, La quindi. base è uguale per tutti. Ok. Quello che accomuna è il fatto che vengono utilizzati i pigmenti come materia colorante per queste pitture, fondamentalmente. Ok. Il pigmento è fondamentalmente una polvere colorata. Il blu Maya, ecco, questo è un colore molto interessante. Blu Maya, sì. Guardate che blu meraviglioso. È un blu a base di Stupendo. indaco. È un blu in cui il principio colorante è l'indaco. Che tra l'altro l'indaco è poi il colore chiave, diciamo, del tuo progetto, perché Nila significa indaco. Sì, indaco in sanscrito, e quindi Come mai hai scelto proprio questo nome? per avere un nome che si richiamasse alla tradizione, a qualcosa di storico, qualcosa di molto tradizionale, antico, di- antico, sì. Prima abbiamo detto che il pigmento è la materia di partenza per preparare qualsiasi pittura. Quello che cambia è il legante. Solitamente si utilizza come legante solubile in acqua la gomma arabica. È una gomma che viene sciolta in acqua, in questa soluzione si va a formare il legante stesso. Il legante in cui verrà disperso il pigmento, e una volta che si sia disperso va ad essere triturato in maniera tale che ogni particella di pigmento vada a contattare la gomma arabica, quindi che il legante sia a contatto con tutte le particelle di pigmento. Okay. E la gomma arabica praticamente a cosa serve nella composizione dell'acquerello? È una sorta di colla, perché se noi mettessimo il pigmento direttamente nell'acqua e lo mettessimo su un foglio, una volta che l'acqua si è asciugata e se noi passiamo con una mano sul foglio, il pigmento viene via perché non è legato al foglio. La gomma arabica serve da colla. Ok, quindi per attaccare bene il pigmento alla carta, in sostanza. Esatto, sì. E poi che altri ingredienti ci sono all'interno dei tuoi, parliamo dei tuoi proprio prodotti, dei tuoi acquerelli? All'interno dei miei acquerelli io aggiungo della glicerina in una certa proporzione, glicerina che serve a far sì che Ciao Fantafamily, benvenuti o bentornati in un nuovo video. rapido da sciogliere, quindi nel momento in cui si vada col pennello bagnato a scioglierlo è più rapido da sciogliere. Ci sono acquerelli che appaiono un po' molto secchi, proprio quelli... Acquerelli un po' più scarsi, No, acquerelli... sì, proprio, cioè di solito la glicerina in quasi tutti quelli che vendono nei negozi di belle arti c'è, perché comunque è fondamentale, quindi riducono anche la possibilità di crepature nel momento in cui l'acquerello si asciughi sul foglio. Alcune ditte aggiungono anche miele, in realtà miele e la glicerina hanno queste caratteristiche in comune, che è quella cosiddetta dell'igroscopia, quindi dell'assorbire acqua dall'ambiente. Una delle differenze per cui ho scelto la glicerina è anche perché il miele è fermentabile, la glicerina no, è soprattutto la qualità degli ingredienti più che quali ingredienti, quindi io tipo scelgo gomma arabica che viene utilizzata in enologia perché è quella più pura e senza residui al suo interno, però per il resto gli ingredienti anche nella tradizione sono quelli. L'importanza è il pigmento, cioè è qualcosa, il pigmento è una materia fondamentale nella preparazione di qualsiasi colore, di cui però quasi non si conosce nulla. Bisogna comprendere che cosa sia un pigmento e che cosa lo differenzi da un colorante, perché altrimenti non si riesce a capire il perché si fa tutto questo lavorone per arrivare a ottenere il pigmento. Il pigmento è una materia solida che non si scioglie in acqua, non si scioglie nel mezzo in cui viene dispersa, ma rimane eventualmente in sospensione nel liquido in cui viene dispersa
questa materia. Per cui se ad esempio noi prendiamo un pochino di pigmento e lo disperdiamo in un po' di acqua, Nel frattempo vi ricordo che Carlo è laureato in ingegneria chimica, giusto? Sì, esatto. Quindi non si è improvvisato a fare questo mestiere. Vedete il suo volto provato dagli anni di studio. Ecco, quindi insomma c'è una ricerca dietro, c'è uno studio molto approfondito. Esatto. Okay. Allora, questo qui vabbè, è un pigmento, questo qui è una terra rossa in cui il colore rosso è dato principalmente dagli ossidi di ferro, quindi dal ferro stesso in forma di ossido, in particolare nella sua forma chiamata ematite. Adesso facciamo questo piccolo esperimento giusto per vedere che cosa significhi che questo è un pigmento e non è un colorante. E semplicemente noi lo disperdiamo in acqua. Quindi adesso aggiungo un po' di acqua. L'acqua sembrerà colorarsi di rosso, però tra un attimo torneremo a vedere e vedremo che gran parte del pigmento, quindi gran parte di questa terra, sarà precipitata sul fondo, quindi si sarà depositata sul fondo. Già adesso si riesce a vedere che lo strato superiore è meno intensamente colorato rispetto a quello inferiore. Vedete che c'è uno strato superiore che è leggermente più chiaro e poi c'è uno strato spesso inferiore che è più scuro. Questo è perché la polvere sta cominciando ad andare verso il fondo per via del suo peso. Il pigmento, che è una materia che non si scioglie in acqua, ritornerà a terra. Già si comincia a vedere il deposito sul fondo. Speriamo che si veda. Comunque, e poi tra un pochino ritorniamo a vederla e dovrebbe essere sempre più depositato. Esatto. La nostra acqua colorata, o è troppo presto ancora? Sì, no, si può vedere. Già adesso si vede, guarda, si vede già qui in trasparenza la spatola, quindi sì, è già vero, è vero. Vediamo qua che è precipitato del tutto. Sì, si vede proprio. E quindi questa è fondamentalmente la differenza, perché se invece tu avessi un colorante, esatto, cosa succederebbe? Se io avessi un colorante, quindi un vero e proprio colorante, magari già liquido, si scioglierebbe in acqua. L'acqua si colora completamente e potrei aspettare secoli, ma rimarrebbe sempre rossa e non cambierebbe il suo colore. Nel caso del pigmento si parla di dispersione, perché è questa polvere colorata che si disperde completamente nel mezzo acquoso. Nel caso del colorante avremmo una soluzione. Quindi quello che fai tu è creare il pigmento, Sì. che poi appunto risulta in forma di polvere. Ma com'è possibile che da una pianta diventi una polvere? Allora, fondamentalmente, ad esempio, prendiamo questo che è un pigmento di origine vegetale, preparato da una pianta che si trova, cresce anche spontanea in Italia, ed è una pianta che è una delle poche piante utilizzate in tintoria che potrebbe anche essere utilizzata, ad esempio, per prepararsi una tisana, perché non ha tossicità. Come si chiama questa pianta? Si chiama reseda. Ok. Reseda luteola è il nome scientifico di questa pianta. Possiede al suo interno dei principi coloranti, quindi dei veri e propri coloranti che si sciolgono in acqua, e il più importante di questi è quello che si chiama luteolina. La luteolina è questo colorante giallo. La luteolina o i vari principi coloranti gialli presenti all'interno della reseda vanno ad essere fissati su un supporto, quindi un supporto minerale, una sorta di argilla bianca che assorbe su di sé il colore, e tramite questo assorbimento su di sé diventa lei stessa colorata, non rilascia più il colore neanche lavandola, anche con acqua calda, anche con acqua bollente. E questa argilla la aggiungi tu praticamente? Allora, praticamente questa argilla viene ad essere formata tramite una reazione chimica, quindi si forma proprio in loco. La terra che va a formarsi assorbirà su di sé i colori e quindi si avrà una terra colorata, che è il pigmento vero e proprio. Questo è il metodo proprio tradizionale di preparazione del pigmento, che da secoli viene fatto, e quindi è proprio questo. Perché tu segui proprio delle antiche ricette, quindi tu hai proprio letto dei testi antichi. Esatto, sì. Questi sono un po' di testi Studiati. sul colore. Sui colori, sì, i colori. Ci sono sia testi antichi, stampati. Antichi. Questo sarà tipo del 1700, penso. Oh wow, ma in che lingua è? Questo è in tedesco, Però. questo è in inglese.
E danno indicazioni proprio su come estrarre pigmenti. Sì, ad esempio qui dice lacca di cocciniglia di seconda qualità e spiega, col termine lacca tradizionalmente si intende il pigmento preparato col metodo che abbiamo visto, chiamato lacca. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così lasciatemi pollici in su, ma soprattutto commenti qua sotto, e se avete delle domande specifiche sul prodotto di Carlo scrivete, perché lui interverrà e risponderà direttamente lui alle vostre domande, soprattutto le domande tecniche. Vi ricordo che questa è solo la prima parte, perché nella seconda parte vedremo insieme a Carlo come estrarre il pigmento proprio dalla materia prima, quindi dalle piante. Quella parte del video sarà veramente, ragazzi, interessantissima. Cioè io non so voi, ma io starei ad ascoltare Carlo per ore. Va bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi oggi e vi aspetto sempre qui sul mio canale, ma anche su Instagram e anche su Facebook per tante cose nuove sull'acquerello. Un bacione, ciao!